Buongiorno a tutte e benvenute nel mio canale, come solito a voi che mi seguite sempre e a voi benvenute che siete capitate qui per caso e mi farebbe piacere se rimaneste. Allora, oggi vi accolgo così, con l'unico raggio di sole che per 10 minuti al giorno illumina la piccola scrivania dove realizzo questi gioiellini. Oggi volevo farvi vedere come si lavora a questo braccialetto, che poi può diventare anche un girocollo, però questo bracciale perché mi dava l'idea di un piccolo traliccio di fiori, anche perché qui davanti alla scrivania dove lavoro, adesso ve lo faccio vedere, stacco un attimo il telefono, oh, scusate, inoltre guardate è arrivato anche un piccolo ospite, vedete sta facendo colazione, sono gli uccellini del piccolo rille che ho messo l'altra volta, sono nati. E quindi io dalla finestra vedo queste piantine, scusate, è messa, non si vede bene perché poi ci sono le macchine, ok? Allora, vedete lì in fondo? Sono le casette d'emergenza, anche io vivo in una di queste qui, vedete? È una casetta di quelle, le famose SAE, quelle utilizzate per l'emergenza del terremoto del 2016 che c'è stato qui nelle Marche, così era per farvi conoscere anche una parte diversa di me. Io vivo qua oramai dal 2016, quindi sono circa insomma quasi 10 anni, scusate riattacco il telefono così riesco a rinquadrare di nuovo, eccolo qui, insomma sono quasi 10 anni, ecco adesso a ottobre del 2016 e del 2026 sono 10 anni, comunque a prescindere da questo, così vi volevo far conoscere qualcosa in più di me. Allora vi faccio vedere questo bracciale oggi, molto molto carino e semplice, vedrete che è molto semplice, quindi smetto di chiacchierare, vi faccio vedere i materiali e iniziamo questo gioiellino. Ecco qui i materiali che ci occorrono per fare questo bracciale. Allora, innanzitutto il Sorrento Strong, ultimamente sto usandolo molto, ma perché questo argento secondo me è veramente bellissimo, mi piace, comunque voi potete usare qualsiasi altro filato. Quindi sto usando il Sorrento Strong, sempre della ditta Fili e Forme, il 99-140 argento lunare. In questo filato ho inserito delle perline da 4 mm. Ho indurito come solito il filo con la colla a pennellino Attack. Ho aspettato che asciugasse, ho tagliato un pezzetto e mi sono aiutata con questo che diventa bello indurito per poter inserire più facilmente le perline. Poi userò l'uncinetto 1,25 per la lavorazione vera e propria e poi lo 0,75 per inserire a rosario questi cristallini da 6 mm. Poi userò per chiudere un bottone, questo è un bottoncino particolare, l'ho comprato alla fiera di Roma, l'ultima che c'è stata di Abilmente. Guardate che belli, sono di diversi colori, comincerò ad usarli, e sono di questa Pakita qua. La particolarità è che è un accessorio fatto a mano, qui dice Tagua, che è un frutto di palma, quindi credo siano fatte con questo frutto, con il seme, non lo so. Comunque mi piacevano molto e l'ho acquistati e adesso li userò per questo bracciale. Poi alla fine del lavoro userò come solito la colla Asulit per fermare tutti i punti, evitando che si sciolgano portando il bracciale. Ok. Mi sembra di aver detto tutto, quindi andiamo ad iniziare. Eccoci qui. Allora, lasciamo 20-25 cm di filo, questo dalla parte che è indurita, così dopo ci aiuterà bene questa parte a cucire il bottone. Quindi lasciamo 20-25 cm di filo per cucire, quindi la parte per cucire verso di noi e la parte con tutte le perline infilate dall'altra. Quindi prendiamo l'uncinetto 1,25 e iniziamo a fare le catenelle. Allora, io mi scuso ancora per queste unghie orrende, ma mi si erano spezzate qua su, troppo sono cresciute, mo piano piano le limo e sparirà. È vero che io ho le mani disastrate, ma mi sto cercando di sistemare. Comunque, torniamo al lavoro. Quindi mettiamo l'uncinetto, facciamo un giro, prendiamo il filo con quest'unghia, teniamo questo gappietto così siamo facilitate a chiudere il primo punto. Quindi adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo questa prima, entriamo nella seconda e facciamo una maglia bassa, quindi una,
nell'altra un'altra maglia bassa e anche nella prima facciamo una maglia bassa. Adesso facciamo una catenella, giriamo e facciamo una maglia bassa nella prima maglia bassa, una seconda nella seconda e una terza nella terza. Di nuovo una catenella, giriamo ancora e lo facciamo un'altra volta. Una, due e tre. Allora, questo pezzettino io lo sto facendo perché adesso, quando inizieremo con la lavorazione, se io non avessi fatto questo pezzetto, il mio grande bottone avrebbe, diciamo, intruppato, cioè dava fastidio alla lavorazione. Quindi ho voluto fare un pezzetto di questo per agganciare, ecco, vedete, qui aggancerò il bottone e qui inizia la lavorazione. Logicamente, se voi avete un bottone più piccolo, potete farlo anche di due maglie basse, nessuno vi vieta. Comunque fate un pezzetto per cucire il bottone. Tutto qua. Allora, a questo punto io tiro su 4 perline. Tiro su 4 perline e le chiudo tutte insieme. Poi faccio una catenella, allento il cappio, prendo l'uncinetto da 0,75 e raccolgo una perlina da 6 mm. Entro nel cappio e con l'uncino, anche se è molto piccolo, dell'uncinetto cerco di tenere il filo un pochino in tiro e con il dito faccio scorrere all'interno la perlina. Riprendo l'uncinetto 1,25, mi inserisco, tiro il filo in maniera che si stringa un po' il cappietto e mi vado ad inserire fra la prima e la seconda perlina di queste da 4. Entro, prendo il filo, esco e chiudo con la maglia bassa. Faccio una catenella, giro il lavoro e faccio un'altra maglia bassa, entrando qui tra la perlina e il foro che si è creato, e chiudo la seconda maglia bassa. Allora ricordatevi questo pezzetto perché al giro dopo ci dovremmo inserire qui in questa maglia bassa, quindi facciamo una, 2 catenelle. Adesso ci andiamo ad inserire qui nell'altro angolo del pezzetto che abbiamo fatto e chiudiamo con la maglia bassa. Adesso tiriamo su nuovamente 4 perline e le chiudiamo tutte insieme. Eccole qui. Una catenella, nuovamente allunghiamo il cappietto, raccogliamo un'altra perlina da 6 mm con l'uncinetto 0,75, ci agganciamo al filo, teniamo in tensione con il dito, ecco appunto, questo è piccolino l'uncinetto e quindi faccio un po' fatica, ma insomma si riesce, ecco, ci aiutiamo. Riprendo l'uncinetto 1,25, stringo di nuovo il cappietto, vado ad inserirmi sempre tra la prima e la seconda perlina, esco e chiudo la maglia bassa, faccio una catenella, volto il lavoro, entro qui in questo spazio che si è creato tra il filo che esce e la maglia bassa, quindi mi inserisco, tiro fuori il filo, esco, chiudo la maglia bassa. Adesso facciamo una, 2 catenelle e ci andiamo ad inserire. Vi ricordate quando vi ho detto ricordatevi questa maglia che è una delle due come l'abbiamo fatte qui, vedete? Abbiamo fatto queste 2 maglie e questa è quella di prima e ci inseriamo quindi nella maglia bassa, tiriamo fuori il filo e chiudiamo la maglia bassa. A questo punto tiriamo su nuovamente 4 perline da 4 mm, quelle che ci abbiamo sul filo,
le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e di nuovo allunghiamo il cappio. Nuovamente con l'uncinetto da 0,75 prendiamo la perlina, ci agganciamo, teniamo un po' in tensione il filo e con il dito ci aiutiamo ad entrare nel cappio. Riprendiamo l'1,25, stringiamo e di nuovo entriamo tra la prima e la seconda. Entriamo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa. Questa è una catenella, voltiamo e questa è la seconda maglia bassa, quella che vi dico poi ci inseriremo qui. Adesso facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e ci andiamo ad inserire sempre lì su dove abbiamo detto prima, cioè una di queste due, quella che sta da quest'altra parte, qui nell'angolino. Si vede perché c'è questa maglia che ci fa proprio l'angolino, vedete? Quindi praticamente è dritto per dritto dove esce il filo dalla perlina. Comunque ci inseriamo in questa maglia bassa, usciamo e chiudiamo una maglia bassa. Adesso di nuovo 4 perline. Il lavoro è sempre così: 4 perline, le chiudiamo, una catenella, allunghiamo il cappio, cambiamo uncinetto, ci inseriamo la perlina nel cappio, riprendiamo l'altro uncinetto, stringiamo, entriamo fra la prima e la seconda, chiudiamo con la maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro, un'altra maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo qua su, vedete, si è formato qui dove c'è la maglia bassa, eccola. Ci inseriamo, tiriamo fuori il filo e chiudiamo la maglia bassa. Ok? Adesso ripartiamo con 4 perline chiuse tutte insieme. Eccolo qui. Una catenella e allunghiamo il cappio. A questo punto cambiamo uncinetto, di nuovo infilziamo una perlina da 6, la facciamo scorrere nel filo, riprendiamo l'1,25, stringiamo, ci inseriamo tra la prima e la seconda, carichiamo il filo e chiudiamo una maglia bassa, una catenella, voltiamo, ci inseriamo qui, vedete dove esce il filo dalla perlina, lo spazio che si è creato sotto, e facciamo una maglia bassa, 1, 2 catenelle e torniamo qua su nella maglia bassa di prima, ci inseriamo e chiudiamo. Di nuovo 4 perline, una catenella, allunghiamo, cambiamo uncinetto, prendiamo la perlina e la facciamo scorrere nel filo, riprendiamo l'1,25, stringiamo, entriamo fra le 4 perline, tra la prima e la seconda, usciamo e chiudiamo la maglia bassa, una catenella, voltiamo e come prima lo spazio sotto al filo che esce dalla perla, usciamo, maglia bassa, 1, 2 e torniamo nella punta qua su e chiudiamo la maglia bassa. E di nuovo adesso 4 perline, una catenella e allunghiamo il cappio e poi ci andremo ad inserire qui su, giriamo e ci andiamo ad inserire qua, e questo prosegue, il lavoro prosegue così. Ok? Allora andiamo un po' avanti e ci vediamo dopo. Allora sono giunta alla fine. Allora quindi come finiamo? Ho l'ultimo pezzetto da fare, quindi chiudo 4, una catenella, allungo, inserisco al rosario il cristallino da 6, inserisco, stringo tra le 2 perline, chiudo
una catenella, giro, una maglia bassa, una, 2 catenelle, entro nuovamente in questo punto e chiudo. Adesso per chiudere inseriamo le 4 perline, poi facciamo una, 2 catenelle, ci inseriamo tra il primo e il secondo, facciamo una maglia bassa, voltiamo il lavoro e ci inseriamo direttamente nella maglia bassa, questa qui sopra il cristallo. Entriamo, usciamo e chiudiamo con la maglia bassa. Ok, allora qui abbiamo chiuso, così ci abbiamo chiuso con le perline a destra e a sinistra. Adesso da qui faremo il cappietto per il bottone. Ok, adesso facciamo la cappietta. Allora faccio una, 2 catenelle, poi torno indietro, mi attacco proprio qui alla base della prima catenella, prendo il filo, esco e chiudo, poi faccio una catenella e entro di nuovo qui nella base dove abbiamo fatto la seconda catenella e chiudo la maglia bassa, una catenella e torno in questi 2 fili che vedete qui di traverso, esco e chiudo, catenella, entro, 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 esco e chiudo e vado avanti così finché non raggiungo la lunghezza giusta che piegandola entri il bottone qui dentro. Quindi vado un attimo avanti e poi vi faccio vedere. Allora, sono giunta credo alla giusta misura, quindi piego lasciando diciamo questa dentellatura esterna, piego e mi inserisco alla base dove abbiamo iniziato a fare questa cappiola per il bottone e chiudo con una maglia bassa, faccio una catenella, provo il mio bottone, ok, c'è passato, quindi faccio di nuovo, rientro di nuovo nello stesso punto, riesco, chiudo, faccio nuovamente una catenella e posso a questo punto tagliare il filo. Eccomi qui. Adesso sfilo, stringo il nodo e inizio a fissare il filo nel bracciale, nelle maglie del bracciale. Cerco di inserirle un po', magari faccio un nodino, stringo, posso tornare indietro, esco, insomma cercate di incastrarvi nel miglior modo possibile in maniera di nascondere un po' il filo e in più dopo mettiamo anche la colla, la Asulit, li fisso bene, ok. Adesso metterò della colla qui questa parte qui, su questa striscia qui, sia avanti che dietro, e diciamo che il cappietto è fatto. Bene, ora metto la colla e tutto. Nel frattempo andiamo dalla parte, poi la bellezza di questo bracciale è che comunque come lo giri è identico. Allora adesso inserisco il bottone,
quindi inizio a cucire il bottone. Guardate che quindi inserisco, non so se metto la punta, no, meglio così, inserisco, passo dentro e passo fra le maglie del pezzetto che avevo lavorato all'inizio, stringo, torno di nuovo qui, di nuovo qui sotto, ok, insomma sto cucendo il bottone, non è che ve lo devo insegnare. Allora, diciamo che l'ho cucito, faccio anche qui i nodini necessari per fissare bene. Non mi aiuto con l'uncinetto però, perché non mi vado a sta a combattere. Eccolo qui. E qui faccio la stessa cosa cercando di incastrarmi fra le maglie di questo pezzetto. Faccio un nodino magari, ecco qui, stringo e cerco di incastrare il filo dove capita e poi metterò un pochino di colla qui. Non esagerate, attenti a non attaccare così il bottone, quindi quando mettete la colla tenete tirato su, se no magari il bottone si attacca così. Allora, adesso taglio un po' di filo, poi dopo lo vado a incastrare meglio. Vi dico quanto è venuto lungo: 17 centimetri. Eccolo qui. Torno indietro con... ok. Guardate che bellino. Adesso inserisco anche il bottone, così ve lo faccio vedere meglio. Poi taglio bene tutti i fili, Ecco qua. Non taglio i fili, fate conto che non ci stanno. Devo mettere la colla. Bello, Molto bello. Sì, mi piace. Bene, spero sia piaciuto anche a voi e io come solito vi ringrazio per aver visto fino adesso. Spero di non essere stata troppo lunga. Spero che vi piaccia. Non vedo l'ora di vedere le vostre versioni, visto che mi mandate i messaggini, mi mandate le foto, che mi fa tanto piacere vederli, anche perché prendo spunto anche da voi, dai colori che usate, diciamo dal filato che userete, anche perché io, vedete, sono un po' monocromatica, uso l'oro, l'argento, ma ho tantissimi filati di diversi colori, ma oso poco, quindi prendo volentieri spunto da voi che invece osate alla grande. Quindi vi ringrazio per i messaggi sempre, e poi sono contenta perché qualcuna mi scrive sono capitata per caso, come dico io, e quindi sono contenta che qualcuna capita per caso e si iscrive. Quindi vi ringrazio ancora tantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina così per i prossimi video sarete aggiornati, e se mi lasciate anche un like per questo bracciale io vi ringrazio. Buona giornata a tutte, ciao, alla prossima, ci vediamo anche su Facebook e su Instagram. Abbracci, ciao!